direi che posso cominciare il video da qua. Ciao a tutti ragazzi, e ci troviamo con un'altra PS5. Questa però è stata fulminata, ok? Dopo un temporale non si è più accesa. Come mai? Allora, la corrente è attaccata qua, ma... no, ok, siamo ancora a 60 fps. L'ultimo video, boh, ho avuto problemi. Allora, mandiamo il multimetro a schermo. Ecco qua. E andiamo a misurare qui e abbiamo la bellezza di 0, ok? Quindi l'alimentatore non funziona, ok? Speriamo che almeno la scheda funzioni, ok? Come facciamo a vedere se funziona o non funziona? Andiamo a vedere la resistenza sulla 12 volt, ok? Negativo, positivo, e abbiamo kiloohm, quindi no, sta bene. Andiamo a vedere col nostro alimentatore da banco a questo punto qual è la nostra sequenza di avvio. Ok, vediamo se è tutto in ordine e dopo ci concentriamo sull'alimentatore e vediamo di capire che cosa è esploso. Allora, alimentatore da banco 12 volt, 12 volt, 500 mAh, ci siamo. Prendiamo le nostre pinze coccodrillo, negativo e positivo, perfetto, e andiamo a collegarle alla scheda. mAh e 0, e poi vabbè 7 mAh, 8 mAh, perfetto. Quindi la scheda è in ordine e dovrebbe funzionare regolarmente. L'unica cosa che determina il problema, c'è un punto secco lì, non so se si no, c'è proprio piccolissimo qua. Va bene, dopo dovrò comunque sistemarla e manutenzionarla, quindi va bene così. Allora, quindi ragazzi, adesso andiamo a togliere l'alimentatore da qua. Allora, per togliere l'alimentatore bisogna togliere la placca posteriore, ma prima bisogna pulire il metallo liquido. Quindi una spruzzatina con l'alcol isopropilico, il cotton fioc uguale, bagnato con isopropilico, si raccoglie tutto quanto e si aspira nella siringhetta, così non si perde in giro. Devo dire che è simpatico il logo PlayStation impolverato impresso sulla plastica. È una cosa che non ho mai visto fino ad ora. Carino, no? Bello, Quindi, ecco qua il nostro alimentatore. Allora, come prima cosa togliamo... Ecco. E adesso perché mi sta facendo sta roba qua? Allora, stavo dicendo, sembrano esserci problemi con la mia scheda video. Adesso. Comunque, stavo dicendo, togliamo l'antenna, che così possiamo smontare l'alimentatore. Dopodiché andiamo a vedere cosa succede dentro questo alimentatore. Ho idea?
che come classico, ok, come ho già visto in tanti altri video, tante altre persone che fanno riparazioni eccetera su questi alimentatori, c'è un chip che in caso appunto di temporali o fulminate è poco resistente, e questo è il secondo alimentatore che mi capita che devo riparare per questo motivo qua. Infatti ne ho preso anche uno di ricambio apposta, nuovo, purtroppo però è uno di quelli cinesi, copie cinesi, riproduzioni, quindi all'interno chiaramente non è per niente come l'originale e quindi non ci si riesce a fare nulla, almeno io purtroppo non è utile per me, posso utilizzarlo solo ed esclusivamente appunto per diagnostica delle console, vedere se effettivamente si riesce a far accendere una console con questo alimentatore, insomma. Un semplice alimentatore da test, è praticamente così. Io preferisco sempre riparare gli originali. Gli originali sono riparabili, i cinesi meno. I cinesi molto meno, quelli cinesi molto meno. Allora, considerato che è stato attaccato alla corrente, bisogna anche fare attenzione, ok? Come solito, sempre è una questione di sicurezza. Non andate a toccare gli alimentatori se non sapete che cosa fare. Non andate ad aprire gli alimentatori se non sapete dove andare a mettere le mani. Ci sono voltaggi piuttosto alti, 400-450 volt, e se si mette le mani nel posto sbagliato fa male, fa parecchio male, ok? Ed eventualmente per chi ha problemi di cuore o roba del genere, che magari senza saperlo, ok, può essere letale, va bene? Io non ho problemi di salute e anche se conosco un po' l'elettronica, comunque ci sto attento, ok? Tutto può succedere. Per favore non prendete questo video come un tutorial, in questo caso per la riparazione dei vostri alimentatori, prendetelo come un video di intrattenimento. E niente di più. Se volete mandare qualcosa in riparazione non ho problemi, lo posso fare io, ma non aprite i vostri alimentatori se non sapete con cosa avete a che fare. Questo alimentatore non ha voglia di aprirsi, pazzesco. Allora, stavo dicendo, allora ci sono questi due condensatori che sono 450 volt, ok? Per cortesia fate attenzione. Quindi come prima cosa andiamo a verificare il voltaggio che è rimasto, e ci sono ancora 257 volt. Wow ragazzi, quindi avete capito, gli alimentatori non funzionanti o mal funzionanti hanno questo problema, ovvero la corrente che rimane all'interno dei condensatori rimane per moltissimo tempo. Di solito un alimentatore sano, nel giro di 10 minuti i condensatori sono completamente scarichi. Quindi, a parte che questo ha preso una fulminata, e vabbè, però adesso dobbiamo andare a scaricare i nostri condensatori. Quindi io mi sono preso qua, è una piccola cosa che ho fatto io, 2 coccodrillini, e qua all'interno c'è una resistenza, non mi ricordo neanche che valore sia, dovrebbe essere di qualche kilo ohm, in modo che scarica correttamente e tranquillamente. Cos'è? Ecco, 10 mega ohm, ok? E questa va a scaricare lentamente i nostri condensatori, ok? Quindi io prendo, vabbè, posso prendere il negativo anche da qua, tanto non ha importanza, e prendo il positivo dalla gamba del condensatore, ok? Questo qua comincia a produrre calore, scarica la corrente che è presente nei condensatori, ok?
e noi possiamo anche andare a misurare e vedere che effettivamente sta scaricando la corrente. Però se mettiamo in voltaggio, vedete? Adesso siamo a 30 volt. 32, 33. È un po' alta comunque come resistenza, si può anche tranquillissimamente abbassare, però in questa maniera qua si può mettere un mega ohm. È anche difficile andarsi a prendere le cose. Comunque siamo su un valore più basso, ok? O si può fare anche come avevo fatto una volta. Prendo una bella quantità di resistenze a basso valore, dovrebbero essere resistenze da 10 kg, 20 kg, adesso non mi ricordo bene. Aggrupparle tutte insieme, così scarica molto bene il calore. E chiaramente si può utilizzare lo stesso metodo. Si mette qua, destra e sinistra, si collega e vi scarica molto più rapidamente i condensatori. Comunque, adesso siamo relativamente sicuri, ok? Giriamo la nostra scheda e ...36 volt, do una scaricata con questi qua. Ok, ecco, adesso abbiamo 1 volt e meno, ok? Molto bene. Allora, che cosa muore qui? Questo qua in mezzo. Andiamo sotto il microscopio e vi faccio vedere subito. Di solito, questo è il principale indiziato. Allora, eccolo qua. Questo è il DAP 053. Si legge meglio così. 053T, ok? Quindi andiamo a verificare modalità diodo, ok? Andiamo a prenderci la massa è dei condensatori, quindi colleghiamoci sui condensatori. Qua sopra, voi lo vedete che c'è anche il simbolino meno, eccolo qua. Andiamo a misurare tutte le gambine, ok? Togliamo il bip perché non ci serve. Abbiamo 66, 52, 63, 0, questa in teoria è la massa, 62, 62, questa è linea aperta, 79, 92, 1, 46, linea aperta, 65, 53, 67 e 65. Non sembra esserci nulla in cortocircuito, però non si sa mai. Andiamo a vedere se questi sono in cortocircuito, i terminali finali, questi qua, dove esce la 12 volt, ok? Quindi positivo e negativo. Abbiamo 73 kilo, quindi teoricamente non c'è problema qua, quindi non è in cortocircuito la linea secondaria, ma la linea primaria c'è qualcosa che non quadra. E adesso dobbiamo andare a scoprire perché. Cosa c'è che non va? Cosa si è fulminato? Bella domanda. Allora, vi faccio aspettare un attimino, faccio le mie investigazioni private e poi vi torno con delle novità, se ce ne sono.
Allora, sembra esserci un problema a questo chip qua, ovvero io ho confrontato le misurazioni con altri, chiaramente con altri schemi o altre persone che hanno fatto le misurazioni, e allora qui abbiamo 0,6, 0,7 ed è ok, ok? Qui abbiamo 0,55 di solito, 57, abbiamo 52, siamo vicini lo stesso. E qui abbiamo 63 e va bene, questa è la massa, ok, quindi non è un problema. Qui abbiamo 62 e circa va bene, può essere 65. Poi qui abbiamo 61 e anche qui va bene, questo non è collegato. E qui abbiamo 0,79 ed è il pin dove c'è il problema, perché da altre misurazioni dovrebbe misurare circa 1,4, 1,3 o roba del genere, quindi siamo a metà. Quindi secondo me il chip ha preso un colpo e l'unica cosa che serve da cambiare è questo qua. E comprare questi chip qua può essere costoso, ok? I DAP 053T costano tipo 40 euro l'uno, 50 euro l'uno, dipende un po' dal venditore, e quindi non conviene. E c'è però chi ha trovato un'alternativa, ovviamente, no? Ci sono dei chip compatibili e adesso lo vado a prendere. Trovato! Ed ecco qua il chip di ricambio, ok? Adesso vi faccio vedere il codice. Allora, legge? Eccolo qua. TEA 2016 AAT. Questo è il diretto ricambio, ok? Che si può utilizzare al posto del DAP 053T, ok? Quindi andiamo a preparare per togliere questo chip qua. Allora, saldatore, andiamo a metterci stagno qui, mischiamo così, abbassiamo la temperatura e poi andiamo a toglierlo con l'aiuto dell'aria calda, ok? Ricordo, gli alimentatori hanno una scheda, una PCB in vetroresina molto delicata, non sopportano molto il calore, quindi bisogna abbassare la temperatura, si lavora con 350 gradi circa massimi, ok? Che è comunque sufficiente per sciogliere lo stagno, ma bisogna stare attenti comunque. E inoltre c'è comunque la colla che tiene fermo sotto il chip, quindi è anche un po' più particolare da lavorarci. Scaldiamo la zona, aggiungiamo flussante che ci aiuta. E lo stagno è sciolto, ma il chip è rimasto ancora incollato. Adesso con il calore piano piano la colla si indebolisce e lascia andare il chip. Ecco qua, molto bene. Ora mettiamo il chip nuovo, il pin numero 1 qui in basso, ok, è segnato dal cerchietto, eccolo lì, e chiaramente è segnato anche qui sulla scheda, c'è il numerino numero 1, ok? Quindi molto bene. Adesso il nuovo chip è stato installato, ok? E non dobbiamo fare altro che rimontare, ok? Un attimino l'alimentatore e andare a fare un test, vedere se cambia qualcosa.
chiaramente non lo chiudiamo del tutto, appoggiamo, io almeno appoggio un attimo le plastiche per non avere contatto diretto, sapete, con la scheda mentre c'è corrente, ok? Lascio comunque raffreddare, voglio che la scheda sia fredda, non calda, perché calda non va bene. Quindi lascio un paio di minuti, quando sarà fredda torno e vi faccio e facciamo la prova. Allora, adesso è tutto freddo, collegato, adesso vediamo cosa succede. Ok, non sono 12 volt, sono 8 volt, ma qualcosa è venuto fuori. Il problema è che non manda fuori 12 volt, ma manda fuori 8 volt,8,9. Quindi c'è ancora qualcosa di fuso, di bruciato, che impedisce il corretto funzionamento. Che cos'è? Beh, non lo so. Bisogna andare a vedere. Quindi riapriamo, riscarichiamo i condensatori che attualmente hanno un voltaggio esagerato. Vedete? 380 volt. Quindi andiamo a scaricarli. Usiamo il cacciavite? No. Non sono tipo da cacciavite da scintillone. Magari può permettermi qualche visualizzazione in più sui video, ma no, assolutamente. Allora, scarichiamo i condensatori. E verifichiamo. Siamo ancora a 377. Questo è lento, devo cambiargli la resistenza. Andiamo con questo, però questo lo prendo da qua, da sopra lo prendo con le pinze però, perché questo sviluppa calore e fa un po' di piccole scintilline. Non so se avete visto, spero si sia ripreso nel video. Comunque, allora adesso questo è scarico, però c'è ancora qualcosa che non quadra, ok? E bisogna andare a scoprire cosa. Magari c'è un diodo, magari c'è un optoisolatore, magari c'è un transistor di questi qua piccolini. Anche questi sono soliti andarsene all'altro mondo, specialmente quando ci sono appunto problemi di scariche elettriche, ok? Di fulminate, ok? Di Q32, Q34, eccolo qua, Q34, questi diodi Zener, questi optoisolatori qui, quindi andremo a verificare cosa succede da questo lato qua, ok? Chiaramente possiamo anche andare a verificare, che ne so, magari c'è una resistenza che è bruciata e magari si nota perché ha il buco o che ne so io. Quindi andiamo a fare un check basilare a tutti i componenti, ok? E andiamo a verificare poi. Magari avessi un'altra scheda di ricambio, cioè nel senso... cos'è? È danneggiato questo? È una spaccatura? No. No, no, no. Ok. Come stavo dicendo, magari avessi un altro alimentatore originale. Magari. Purtroppo non ce l'ho. Quindi devo fare un po' alla cieca e mettere in pratica tutti gli insegnamenti che mi sono portato dietro, anche guardando altri canali YouTube che sono molto importanti. Si impara molto guardando YouTube. Tanti dicono: cosa stai lì sempre sul computer, cosa ti guardi i video? Si studia anche guardando, specialmente guardando, perché guardando si impara, no? Il detto è questo: guarda che impari. Allora, niente, vi faccio sapere appena trovo qualcosa. Quando trovo il colpevole vi avviso.
Cosa vi avevo detto all'inizio di quando ho aperto l'alimentatore? Ho detto che ci sono alcuni chip che se ne vanno per un motivo o per un altro. Ok, qui adesso ho staccato un chip, devo rimetterlo. Perché stavo facendo il test. Comunque, ci sono, come avevo detto, il DAP qua, 0,053T, ok? E ci sono un altro paio di cipettini qua che ogni tanto se ne vanno, ogni tanto no, che è il Q32 e Q34, ok? Questo qui. E in effetti, allora, il responsabile, come è stato mostrato in altri video con di altre persone, insomma, e hanno avuto problemi, hanno avuto lo stesso problema, si collega alla corrente, ma vengono fuori solo 8,8 volt, precisi, ok? E indagando sul problema è venuto fuori che appunto, ok, questo chip qua, Q32, ok, è difettoso. E adesso ve lo mostro anche. Allora, se noi mettiamo puntale rosso sulla massa, ok, qua dei condensatori, questi qua, ok, negativo qua dei condensatori, e andiamo a misurare in modalità diodo attorno al chip, ok, allora, qui abbiamo la massa e va bene. Qui abbiamo un valore 0,5 e va bene. Qui abbiamo un altro valore 0,5 ed è questo che non va bene. Perché? Questo chip qua si chiama, ha il marchio W4R sopra qua, ok? Questo è il suo marchio. Ecco qua, W4R. Da quest'altra parte qua, sulla parte dei 12 volt, ok, bassa tensione, ce n'è un altro qua, W4R, ok? Io mi sono preso anche questo come riferimento, quindi da questa parte qua andiamo a mettere il puntale negativo, e cioè il puntale rosso qui, ok, sulla parte negativa, perché siamo sulla basso voltaggio adesso, e andiamo a misurare questo transistor qua. E allora abbiamo qui il negativo, esattamente come l'altra parte, 0. Qui abbiamo un valore di 0,5, ok? Invece qua, linea aperta, eccolo qua. Quindi, in questo caso, questo punto qui è parzialmente rotto e non funziona bene. Se noi andiamo a cambiare questo qua, teoricamente dovrebbe funzionare. Il problema è che non ce l'ho a disposizione. Non ho alcun chip di questo tipo qua a disposizione, lo devo ordinare, ma sono sicuro che una volta messo quel chip lì funziona tutto regolarissimamente. Quindi niente, mi tocca farvi aspettare e a me 2 settimane, 2 o 3 settimane come minimo e il chip arriva dalla Cina. Quindi ecco, insomma, ci rivediamo quando ho il pezzo e quando saprò alla fine se è tutto oppure c'è altro. Molto bene, 2 settimane sono passate e ho finalmente i pezzi di ricambio, ok? Per l'alimentatore. Quindi, vabbè, intanto andiamo direttamente a rismontarlo. E andiamo a sostituire quel MOSFET che serve per farlo funzionare correttamente. Se vi ricordate era il MOSFET Q32 con la marcatura W4R e questo è il pezzo di ricambio NX7002BKR. Può arrivarvi anche con la marchiatura T4R, ok? Per esempio questi sono arrivati con la marchiatura T4R, ma non cambia niente, è lo stesso identico pezzo. Non ho capito perché vadano a cambiare i codici, sinceramente, perché questo rende solo che più confusione, ma finché mandano lo stesso identico pezzo io non ho nessun problema. Ok, non serve neanche smontarlo del tutto l'alimentatore, possiamo direttamente farlo da qua, però andiamo al microscopio che io non ci vedo un H in questo momento. E dov'è? Eccolo qua.
ecco qua. Lo saldiamo velocemente e poi andiamo a testare se arrivano fuori 12 volt al posto che 8. No, però devo accendere anche il saldatore, se no non funziona. Ok, molto bene. Allora, prendiamo il cavo della corrente. Si è raffreddato subito. Molto bene. Allora, corrente, multimetro. Aspettate che riprendo anche e lo metto a schermo. Ok, voltaggio. Eccoci qua, 12 volt. Vabbè, meno 12 perché le sonde sono al contrario. Però abbiamo 12 volt finalmente. Quindi alimentatore sistemato. Molto bene, allora adesso possiamo tranquillissimamente chiuderlo. C'è qualche problema qui? No, è solo più duro. Ok, rimettiamo le viti. Perfetto. Adesso sistemiamo tutto, mettiamo via i ricambi qua nella loro bustina, riassembliamo la console e andiamo a fare il test finale. Quindi ci vediamo fra qualche secondo. Ok, ho finito di riassemblare. E forse mi manca una vite. Vabbè, dopo vedrò dove andava. Lo smonterò e vabbè. Però devo ricordarmi. Allora, a meno che non siano di altre console che ho smontato precedentemente. Vabbè, cavo della corrente. Cavo HDMI. Perfetto. Allora, per il momento la metto in condivisione. Allora. Tanto la luce blu c'è, ok. Vedo anche l'immagine, perfetto. Prendiamo un controller. Allora, controller collegato. Perfetto. Allora, impostazioni, disabilitiamo HDCP. Dov'è che era HDCP? Su sistema, HDMI, eccolo qua. Ok. Perfetto, così ve lo faccio vedere sulla capture card che funziona tutto egregiamente e che la console è tornata a funzionare. Allora, capture card, eccola qua, vedete? Ecco qua, perfetto. Bei giochini, Fallout,
Spider-Man, God of War, Horizon, roba di qualità. Ratchet Clank, bello bello. Ok, nient'altro da dire, nient'altro da fare. A parte forse quella vite che manca, vabbè, adesso vedrò dove cavolo ho dimenticato di metterla. Con tutte le vite che ci sono su questa console è facile anche dimenticarsene una volta. Però niente, se vi è piaciuto il video, se è stato utile, istruttivo per qualcuno magari che ha lo stesso identico problema, se volete lasciare un commento, lasciare like, iscrivervi al canale, potete farlo tranquillissimamente, potete anche abbonarvi se gradite, dare una mano, un aiuto a questo canale. Gli abbonamenti partono da 2 euro, molto, molto basso. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!